iniziamo ora a completare il setup del nostro quadricottero. Per prima cosa andrò a saldare i fili tra gli SC e i motori. Non utilizzerò infatti i connettori a banana. Abbiamo già visto tramite il setup con il computer che i collegamenti sono corretti, ogni motore gira nel senso richiesto dal Flight Control Board, posso quindi andare ad accorciare i fili, saldarli e proteggere la saldatura utilizzando la guaina termorestringente che viene fornita insieme a ogni motore. Rimuovo quindi il collegamento temporaneo, misuro la distanza minima dei fili Molto importante, inserisco la guaina prima di effettuare la saldatura. Applico un po' di stagno su entrambe le estremità. Infine procedo con la saldatura. Devo effettuare la medesima operazione per tutti gli altri collegamenti. Ecco fatto, tutte le saldature sono state effettuate. Ora devo andare a stringere la guaina termorestringente sulle saldature per coprirle. Utilizzerò la mia stazione di lavoro ad aria calda, ma se non la avete potete utilizzare tranquillamente un asciugacapelli. Vi mostro l'operazione semplicissima, quindi sistemo la guaina in modo che vada a coprire la saldatura. E con un getto di aria calda vado a scaldare la guaina e come vedete va a stringersi Completiamo ora la costruzione del frame. Per prima cosa andrò ad installare le piastre di carbonio inferiori che vengono tenuti da delle viti e dai distanziali che poi sosterranno anche la piastra superiore. Quindi andiamo ad inserire la vite, il supporto e infine avvitiamo il tutto con il distanziale. Facciamo la stessa cosa per l'altro lato. E allo stesso modo andiamo ad installare la piastra inferiore.
Ecco fatto. Prima di proseguire vado a installare la ricevente, che andrò semplicemente ad incollare con del nastro biadesivo alla parte posteriore del frame. Quindi prendiamo il nostro biadesivo, andiamo a incollare una parte del biadesivo sul frame, più o meno questo lato. L'altra parte la incolliamo dietro la ricevente. Ecco che la ricevente è stata installata. Eccola qui. Possiamo andare ad installare anche la barra di LED, vedremo poi come collocarla. Penso di incollarla qui con un paio di gocce di colla caldo. A questo punto possiamo andare ad installare anche gli altri 4 distanziatori che terranno la barra superiore. Prima di installare la barra superiore, utilizzando ancora delle fascette, andrò a sistemare in maniera più organizzata tutti i vari cavi. Ecco fatto, ho sistemato, riorganizzato un po' con le fascette tutti i cavi, ho fissato anche i cavi tra gli SC motori con la relativa fascetta, tutti i cavi anche verso la flight control board sono organizzati bene, ho anche allungato leggermente il cavo dei LED qui sotto in modo da poter installare la barra legandola direttamente ai distanziatori. Ora posso andare ad installare la copertura superiore e fissare poi l'antenna.